Ciao da Luci, bentornati sul canale o benvenuti se non ci siete ancora mai stati. Oggi vi voglio presentare questo bellissimo progettino, un bel poncio molto caldo, molto avvolgente e realizzato con questo stupendo filato di Silke by Arvier, il faggio, un filato veramente molto morbido, leggero ma caldissimo, che ho acquistato da Merceria Italia Artisan. Qui il link, ma lo trovate anche in descrizione. Il progetto non è mio, è fornito da silke.it. Richiedendolo presso Merceria Italia Artisan vi verrà fornito con formato cartaceo o formato multimediale. Potrete decidere voi. Io lavorerò questo progetto con 500 grammi, lo schema ne consiglia 550, io ne ho 500 di questo bellissimo colore, vi do tutte le indicazioni. Ogni gomitolo è da 50 grammi per 85 metri e la sua composizione è la seguente: 20% alpaca, 20% lana, 35% acrilico e 25% poliamide nylon. Lo lavorerò con un uncinetto 5,5 e naturalmente chi mi conosce sa che io non riesco mai a rispettare gli schemi che mi vengono forniti, quindi ho variato leggermente le istruzioni che troverete sul retro di questa bellissima immagine. Quindi il pattern e lo schema li troverete sul retro della figura, ma io non li seguirò alla lettera. Non riesco mai a seguire nulla alla lettera, voi sapete che devo sempre metterci del mio. Quindi ora sigla e partiamo con il nostro progetto. Partiamo con realizzare 84 catenelle, quindi facciamo il cappietto iniziale ed andiamo a fare le nostre 84 catenelle. Una volta effettuate le nostre 84 catenelle, chiuderemo in cerchio la nostra lavorazione. Mi raccomando, controllate che sia ben dritta la catenella. Quindi entriamo nella prima catenella e chiudiamo con una maglia bassissima. Ora 1, 2, 3 catenelle per alzare il lavoro, 2 volte il filo sull'uncinetto ed entriamo nella catenella successiva con una maglia altissima. Nuovamente 2 volte il filo sull'uncinetto, maglia altissima nella catenella successiva e così via fino ad avere 42 maglie altissime. Sono giunta alla 41esima maglia, la 42esima la lavoreremo in questo modo, quindi 2 gettate sull'uncinetto, facciamo la nostra 42esima maglia altissima, 2 catenelle di separazione, di nuovo 2 gettate sull'uncinetto e nella stessa catenella di base andiamo a fare una seconda maglia altissima. Abbiamo così diviso a metà il nostro lavoro. Ora possiamo proseguire come fatto finora, quindi fino al termine del giro andremo avanti a fare una maglia altissima su ogni catenella di base. Arrivati al termine del giro, 2 gettate sull'uncinetto ed entriamo esattamente alla base delle prime 3 catenelle realizzate, così da creare il primo angolo. Ne avevamo fatto solo metà, adesso andiamo a fare l'altra metà. Per chiudere, una gettata sul nostro uncinetto, conto dalla base 1, 2, sulla terza catenella di inizio giro,
chiudo con una maglia alta ed ecco qui che abbiamo concluso il nostro primo giro di lavorazione. Ora inizierà quello che sarà la sequenza della nostra lavorazione e che quindi si svolgerà fino al termine del nostro poncio, che è composta da 2 giri, quindi quello che stiamo per vedere e quello successivo si ripeteranno fino alla fine del nostro poncio. Andiamo dunque ad iniziare. Partiamo con 3 catenelle, che sarà la nostra prima maglia altissima. 2 volte il filo sull'uncinetto e andiamo a creare la nostra seconda maglia altissima senza nessuna catenella di separazione, una sola gettata sull'uncinetto, saltiamo la prima maglia, sulla seconda andiamo a fare una maglia alta. Nuovamente senza catenelle di separazione, 2 gettate sull'uncinetto, saltiamo una maglia, sulla successiva andiamo a fare 3 maglie altissime a creare un ventaglietto. Nuovamente senza catenelle di separazione saltiamo una maglia di base e di nuovo con una sola gettata andiamo a fare una maglia alta. Quindi i ventaglietti saranno costituiti da 3 maglie altissime, la maglia singola sarà sempre una maglia alta senza catenelle di separazione, quindi saltiamo la maglia successiva, 2 gettate sull'uncinetto ed andiamo a fare il nostro ventaglietto da 3 maglie alte, scusate, altissime. Nuovamente una sola gettata, saltiamo una maglia di base, maglia alta singola. Così via per tutto questo primo giro di disegno. Vado a lavorare l'ultimo punto alto prima dell'angolo, dopodiché entro nell'angolo con 2 gettate sull'uncinetto, 1, 2 gettate sull'uncinetto, 2 maglie altissime, 2 catenelle e di nuovo 2 gettate sull'uncinetto, altre 2 maglie altissime. Abbiamo così creato nuovamente il nostro angolo. Ora andiamo semplicemente a continuare come fatto finora, quindi una sola gettata, saltiamo una maglia ed andiamo a fare una maglia alta, 2 gettate sull'uncinetto, saltiamo una maglia e andiamo a fare il ventaglietto da 3 maglie altissime, così fino al termine della nostra lavorazione. Come vedete questo giro è veramente semplicissimo, ma come tutti gli altri, vedete. Quindi io proseguo, maglia alta singola, 3 maglie altissime saltando il punto successivo, questo fino al termine del nostro giro. Al termine del giro è realizzata l'ultima maglia alta, metto 2 volte il filo sull'uncinetto, entro direttamente nella metà angolo fatto all'inizio del giro e vado a fare le 2 maglie altissime che mancano, in questo modo. Dopodiché filo sull'uncinetto, sulla terza catenella di inizio giro vado a chiudere con una maglia alta, così da essere di nuovo al centro del nostro angolo. Come vedete il nostro poncio sta prendendo forma, è veramente un disegno grazioso, semplice e vi assicuro che anche se leggermente traforato, molto caldo. Questo sarà il primo giro di alternanza. Ora andiamo a vedere il secondo giro. Fatto l'angolo,
filo sull'uncinetto, sulla prima maglia in uscita dall'angolo, quindi sulla prima delle due maglie dell'aumento precedente, andiamo a fare la maglia alta. 2 volte il filo sull'uncinetto, sulla maglia alta singola sottostante andiamo a fare il nostro ventaglio da 3 maglie altissime. 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, sulla maglia centrale del ventaglio costituito da maglie altissime sottostanti andiamo a fare la maglia alta singola. Quindi l'alternanza sarà sempre questa: in uscita dall'angolo maglia singola, sulla prima dell'aumento sottostante, quindi sulla maglia subito fuori dall'angolo. Saltiamo una maglia e andiamo a lavorare sulla maglia singola con il ventaglietto da 3 maglie altissime. Una maglia alta singola al centro del ventaglio sottostante, quindi sulla seconda maglia, e nuovamente doppia gettata sull'uncinetto, sulla maglia singola andiamo a fare un altro ventaglietto. Quindi dovremo alternare le maglie a quelle lavorate sotto. Dove c'è la maglia singola andiamo a fare il ventaglietto da 3 maglie altissime, dove c'è il ventaglietto da 3 maglie altissime al centro, quindi sulla maglia centrale delle 3, andiamo a fare la maglia alta singola. Questo fino ad arrivare al nostro prossimo angolo. Eccomi arrivata quasi all'angolo, quindi ho fatto l'ultimo ventaglietto dal 3, salto una maglia e di fatto la ultima maglia alta la vado a fare sulla, vedete, maglia in prossimità dell'angolo, quindi l'ultima maglia prima dell'angolo, sopra alla maglia alta normale. 2 gettate sull'uncinetto, all'interno dell'angolo faccio sempre la stessa sequenza, quindi di 2 maglie altissime, 2 catenelle e di nuovo sempre nell'angolo 2 maglie altissime. Ecco qui. Ora proseguiamo con sulla maglia che segue l'angolo, quindi la prima maglia, allargate bene perché probabilmente la sua catenella sarà stretta sotto l'angolo, andiamo a fare la maglia alta. Nuovamente, vedete, saltiamo una maglia e sulla maglia alta singola sottostante, con 2 gettate, andiamo a fare il ventaglietto da 3 maglie altissime. Sembra complicato perché lo sto spiegando, maglie alte, maglie altissime, si fa un po' di confusione, ma l'alternanza è talmente semplice che vedrete sarà un giochetto da ragazzi. Proseguo così fino alla chiusura del giro. Al termine del giro, vedete, io ho fatto sull'ultima maglia la maglia alta singola, 2 volte filo sull'uncinetto, andiamo a fare le 2 maglie alte altissime, le 2 maglie altissime, perdonatemi, all'interno dell'angolo. Così andiamo a terminarlo. Inizieremo sempre con metà angolo e concluderemo con metà angolo. Quindi una volta il filo sull'uncinetto, sulla terza catenella di inizio giro andiamo a fare la maglia alta che ci permetterà di rimanere al centro dell'angolo. Ora, io vi avevo detto che i giri si alternavano ed erano 2, in realtà il giro è uno solo, a noi sembrano 2 perché l'angolo crea questa alternanza, vedete, maglia singola su ventaglio, ventaglio su maglia singola, ma è l'angolo che crea l'alternanza, quindi la lavorazione sarà sempre la stessa e la riiniziamo un'altra volta insieme, dopodiché possiamo tranquillamente proseguire da soli.
Partiamo con le 3 catenelle e nuovamente 2 gettate sull'uncinetto nell'angolo andiamo a fare la seconda maglia altissima. Filo sull'uncinetto, sulla prima maglia che incontriamo fuori dall'angolo, mi raccomando prendetela bene perché potrebbe rimanere nascosta dalla lavorazione sottostante, andiamo a fare una maglia singola. 2 gettate sull'uncinetto, quindi saltiamo una maglia e ci ritroviamo sulla maglia singola sottostante e andremo a fare il nostro ventaglietto da 3 maglie altissime. 1, 2 e 3. Come vedete la lavorazione è semplicissima ed è sempre la stessa. Una sola gettata sull'uncinetto, andiamo al centro del ventaglio sottostante, quindi sulla seconda maglia, con una maglia alta. Nuovamente 2 gettate sull'uncinetto, andiamo a lavorare sulla maglia singola, quindi sempre saltiamo una maglia, sulla maglia alta singola sottostante andiamo a fare un altro ventaglio da 3 maglie altissime. 2 e 3. Di nuovo una sola gettata, saltiamo una maglia e ci troviamo al centro del ventaglio sottostante con una maglia alta. Come potete vedere il lavoro procede benissimo e soprattutto guardate in 3 giri abbiamo già raggiunto una altezza di lavorazione non indifferente perché questo filato è molto spesso. Nonostante la lavorazione sia traforata, vi assicuro che sarà caldissimo perché il filato è molto caldo e il suo spessore lo rende anche molto consistente. Questa è la lavorazione che dovremo adottare fino al termine del nostro poncio, dove ci vedremo per il giro di rifinitura. Mi raccomando, se vi sfugge qualcosa potete tranquillamente tornare indietro nel video e vedere tutti i punti di lavorazione, ma non credo che sia il caso perché è veramente molto semplice. Ci vediamo al termine della lavorazione. Ed ecco qua il mio poncio quasi finito. Adesso vi dico anche le misure. Dunque, la larghezza del collo dello scollo è di 38 centimetri, la lunghezza del mio poncio, non ci sta tutto ma proverò a farcelo stare, quindi dal collo fino al bordo inferiore è di 45 centimetri e ovviamente la parte più larga, quella delle punte, è veramente molto larga. Ve la misuro subito anche se non ci sto nell'inquadratura e sarà di addirittura 123 centimetri. Ora cosa andremo a fare? Noi andremo a rifinire il collo perché così com'è già la rifinitura è perfetta, vedete? Ora vi faccio vedere come si allarga il disegno. Ecco qua, e nonostante abbia questo disegno a ventagli vi assicuro che è molto caldo. Io fino ad ora ho utilizzato 450 grammi di filato faggio. L'ultimo gomitolo, che è questo, lo voglio utilizzare per la rifinitura del collo che faremo a costa 1 a 1, ma questo lo vediamo subito insieme. Stesso uncinetto, quindi 5,5 nel mio caso è stesso filato, andiamo ad agganciarci in un punto qualsiasi dello scollo. Io vi dico che prediligo sempre l'angolo e ora faremo insieme questa cosa. Ecco qui, allora vado a fare il mio cappietto per agganciare l'uncinetto al filo, poi nasconderemo la codina. Ed ora andiamo a lavorare in questo modo. Allora, siamo sull'angolo, io i primi 2 punti li prenderò insieme a rilievo davanti. Rilievo davanti cosa significa? Che mi infilo
proprio qui, vedete, a lato della maglia che devo lavorare, ci passo dietro, prendo anche quella a fianco perché ne voglio lavorare 2 insieme, pesco il filo, lo porto fuori e in questo caso, essendo la prima maglia, vado a fare 3 catenelle e 3, come se fosse la prima maglia, e ne ho lavorate 2 insieme. Nell'angolino ne lavorerò sempre 2 insieme. La successiva non sarà a rilievo davanti, ma sarà a rilievo dietro, quindi carico il filo sul mio uncinetto e invece di entrare da davanti entro da dietro, cingo, quindi passo sul davanti della maglia da lavorare, torno dietro, pesco il filo, esco, sembra una cosa complicata, ma vi assicuro che non lo è, e concludo la normalissima maglia alta in questo modo. Vi faccio rivedere con la prossima maglia. Il filato non aiuta, ma vi assicuro che è semplicissimo. Allora, filo sull'uncinetto, rilievo davanti perché ne faremo una davanti e una dietro, quindi questa sarà davanti, quindi entro tra la maglia che devo lavorare ed esco, vedete, a fianco dall'altro lato, carico il filo, pesco e vado a creare la mia maglia alta. Come vedete, questa sporge in avanti, questa sporge indietro, questa sporge in avanti. Quindi adesso andremo a farne un'altra a rilievo dietro. A rilievo dietro significa che io devo andare dietro alla maglia, quindi filo sull'uncinetto, vado dietro alla maglia, da dietro, in questo modo, vedete, io invece di entrare da davanti, entro da dietro, passo davanti alla maglia che devo lavorare, esco in questo modo e concludo la mia maglia. Ve lo faccio vedere un po' di volte perché mi rendo conto che rimane un po' difficile da vedere. Quindi ora rilievo davanti, filo sull'uncinetto, da davanti passo dietro alla maglia che devo lavorare in questo modo, pesco il filo, esco e concludo la maglia alta in questo modo. Rilievo dietro, filo sull'uncinetto, invece di passare davanti, passo da dietro, passo davanti alla maglia che devo lavorare, rientro dietro. Se tenete in questo modo il filo riuscite a tirar fuori tutto senza farvi scappare i fili e nuovamente maglia alta. Cercherò di andare più veloce così da farvi vedere meglio. Allora guardate, rilievo davanti, quindi da davanti passo dietro la maglia da lavorare, pesco il filo e concludo la maglia alta. Rilievo dietro, passo dietro alla maglia che devo lavorare e la lavoro in questo modo. Come potete vedere già si stanno spostando le maglie, una sporge in avanti, una sporge indietro, una in avanti, una indietro. Continuiamo così, quindi da davanti significa che io davanti e poi passo dietro la maglia, da dietro significa che passo dietro, l'uncinetto lo faccio passare davanti alla maglia in questo modo e ovviamente ecco qua abbiamo fatto la nostra maglia. Proseguo così fino al termine del giro. I giri saranno tutti così, ma vi faccio vedere che poi il giro successivo lo dovrete lavorare così come si presenta, quindi sarà molto più semplice il secondo giro del primo. Io proseguo in questo modo. Mi raccomando, quando arrivate all'altro angolo ci troviamo perché vi faccio vedere che ne lavoreremo 2 insieme. Comunque proseguo fino al prossimo angolo e poi procediamo. Eccoci giunti all'altro angolo, vedete?
questo sarebbe l'angolo del nostro poncio. Io ho fatto la maglia a rilievo davanti, ora ne devo fare una a rilievo dietro, quindi filo sull'uncinetto, da dietro non ne prendo una sola ma ne prendo due, perché voglio fare la diminuzione. Rimarrà un po' più difficile, ma come vedete sono uscita e ho i miei 3 cappietti sull'uncinetto, quindi concludo la mia maglia alta e ricomincio come prima, quindi questa era a rilievo dietro, quindi questa sarà a rilievo davanti, di nuovo a rilievo dietro. Rilievo dietro significa che io il punto lo prendo passando da dietro, qui lo prendo passando da davanti, qui lo prendo passando da dietro, vedete, io non passo da davanti ma da dietro. Cingo la maglia e vado a concluderla, quindi vado avanti così fino al termine del giro. Sono quindi arrivata alla fine del giro, vediamo se nascondendo sotto la lavorazione riesco a farvi vedere bene. Quindi che cosa facciamo? Per unire non faccio altro che attaccarmi alla prima maglia, quindi entro, mi infilo nella prima maglia, esco e faccio una maglia bassissima, quindi senza andare direttamente sulla terza catenella, ma semplicemente avvolgo la prima maglia, mi alzo con 3 catenelle e ora non devo fare altro che procedere come si presenta il lavoro sotto. Quindi vedete, qui siamo in costa davanti, qua ce n'è una che rientra, quindi passo da dietro e lavoro la maglia da dietro. Allora, in questo modo, quindi carico il filo, passo da dietro, in questo modo, e faccio la mia maglia. La prossima si presenta in rilievo davanti, quindi io passo da davanti e faccio la mia maglia alta. La successiva sarà rientrante, quindi vedete che rientra, filo sull'uncinetto da dietro alla lavorazione, avvolgo la maglia che devo lavorare e concludo la maglia alta. Questa è a rilievo davanti, quindi ci passo da davanti in questo modo. La prossima sarà dietro, quindi non entro da davanti ma entro da dietro, cingo la maglia, esco e come vedete ci ritroviamo in questo modo. Continuiamo la lavorazione così come si presenta, quindi ciò che sporge continuerà a sporgere, ciò che rientra continuerà a rientrare. Questo andremo a farlo fino alla fine della lavorazione, quindi fino a che non vi finisce il gomitolo, oppure se volete un'altezza ben definita e non avete ancora finito il gomitolo, non importa, vi fermate quando vi piace l'altezza del vostro bordo. Io proseguo e ci vediamo alla fine. Ecco qui il nostro poncio finito, guardate che bello, con anche il collo a costa 1 a 1. Avrei potuto fare un altro giro perché come vedete ho ancora del filato. Non ho voluto continuare perché mi sembrava che alzasse un po' troppo, quindi io avevo 500 grammi di filato, quindi 10 gomitoli di questo bellissimo filato faggio, e questo è ciò che mi è avanzato. Volendo potrei farci una piccolissima fascia per capelli o qualcosa del genere, oppure un fiorellino da poter applicare sul mio poncio, ma mi ritengo soddisfatta così. In videocamera, qua appoggiato sul piano di lavoro, non si può apprezzare appieno la lavorazione, un po' per il colore, un po' per il punto che è abbastanza fitto.
tutto, però vi assicuro che è veramente un progetto bello caldo, molto alla moda e assolutamente facilissimo da realizzare anche per le principianti. Vi ricordo il filato faggio acquistato da Merceria Italia Artisan. La mia amica Francesca ha tutti filati stupendi. Vi farò vedere le foto anche di quello realizzato da Costanza, che è realizzato sui toni del blu, mentre il mio è realizzato su toni molto autunnali, quindi marroni, arancioni, ruggine, un pizzico di verde, un pizzico di grigio, insomma sono colori molto autunnali, mentre il suo ha delle sfumature tutte sul blu. Io vi ringrazio per essere state con me, per aver seguito questo tutorial che spero vi sia risultato semplice da seguire. Vi mando un bacio, ciao da Luci e al prossimo video tutorial che sarà molto presto. Ciao!